Tutti noi abbiamo una vita, un lavoro, delle passioni. Ma come trovare un equilibrio tra ciò che facciamo per vivere e ciò che ci nutre davvero l'anima? Siamo a Milano, la città delle opportunità, della moda, del design, di chi corre per non perdere la metropolitana, ma anche la città degli artisti di strada, di chi sceglie di fermarsi per creare. Tra loro c'è Sergio Perosa, ritrattista specializzato in acquerello. Ma la sua vita non è solo fatta di pennelli e colori. È anche un imprenditore alla guida di due aziende di meccanica tra Milano e Parigi. Eppure ha scelto di dedicarsi all'arte. Perché per lui dipingere non è solo una passione. L'arte per me è un atto religioso, è il modo in cui curo la mia anima. E Spettador Nomada lo ha incontrato per raccontarvi la sua storia. Sergio Perosa, artista di strada e opero tra Brera e Piazza Duomo e eseguo ritratti. In questo momento ha sfumato con la matita oppure mi piace molto con l'acquarello e adesso sto studiando per fare i nuovi. Nella vita per vivere mi occupo di tutt'altro. Per vivere sono attualmente imprenditore di azienda meccanica. Ho sviluppato precedentemente, prima di arrivare a questo percorso, ho fatto tutto un percorso nell'ingegneria automobilistica e anche nella gestione di azienda. Attualmente sono editore, ho due aziende, una con Manager di meccanica di precisione, però ci tengo sempre, soprattutto negli ultimi anni, a ricavarmi comunque degli spazi per la mia vocazione artistica che sento veramente molto legata alla profondità della mia anima e aspetto quasi religioso. Quali sono stati i tuoi primi passi e da dove nasce la tua passione? Nasco artisticamente quando seguendo le orme di mio padre che è un architetto specializzato nei restauri di chiese medievali e quindi ho avuto la fortuna da quando avevo 4 anni di seguire i restauri di affreschi del 1000, 1100, a volte anche fino al 1700, avere la fortuna di vedere queste opere anziché a 20 metri di distanza, andarle ad annusare, non dico leccare, ma quasi. E questo mi ha fatto veramente da imprinting in tutti i lavori che faccio attualmente. E e questa è stata la mia naturale evoluzione artistica, nascendo da questi maestri che ho adorato, amato in maniera veramente molto intima. Questa esperienza mi ha dato anche la fortuna, senza nessuna esperienza scolastica, ma sto parlando di un bambino di 5, 6, 10 anni, di avere un dialogo costante con tutti i restauratori e quindi avere una conoscenza dei processi di generazione dei pigmenti, delle chiostri, e di come trattare, per esempio, un affresco delicatissimo del Mille. Il mio percorso evolutivo mi ha portato a interpretare oggi con tecniche, possiamo dire, attuali, quindi come l'acquarello che oggi sta avendo molta diffusione. Io utilizzo l'acquarello come utilizzava un autore del vecchio del 1100. Ecco allora che i colori si separano dalla naturalezza, diventano espressività pura, cioè il colore diventa o gli accostamenti di colore in quel caso dovevano esprimere per ogni epoca dei particolari valori di formaggio. Nel mio caso riflettono quello che la persona che ritratto che ho davanti mi ispira in quel momento, il dialogo che c'è tra le nostre anime, io li concentro nella parte coloristica. Quando è venuta la svolta che ti ha portato all'artista che sei ora?
Quindi ho parlato della mia nascita artistica con mio padre, poi nell'adolescenza si è trasformata in incontri molto importanti con artisti contemporanei, artisti molto più grandi di me. E io da sedicenne, diciottenne andavo a casa di queste persone chiedendo e parlando di arte. Secondo me quella è la cosa che mi ha permesso di distaccarmi dai modelli iconici del '900 e iniziare a pensare interiormente a una mia evoluzione e non a, diciamo, copiare uno stereotipo, no? O meglio, come dico adesso, di farlo mio. Poi c'è stato uno stacco completo, l'università mi ha portato via dall'arte e poi l'inizio della mia carriera professionale, quant'altro, mi ha completamente, che poi moglie, figli, queste cose qua della vita, mi hanno portato completamente via dal mondo dell'arte per ritrovarlo in maniera assolutamente casuale a Parigi, tra cui per motivi assolutamente casuali vado a vivere a 2 minuti a piedi dal Brera di Parigi, de Beaux-Arts, che avevo frequentato per 4 anni. All'epoca vivevo e non occupavo come oggi di aziende, non riuscivo purtroppo a frequentare come volevo e ho frequentato in particolare solo i corsi di anatomia, morfologia umana e ovviamente la palpebolonistica. E questo mi ha dato diciamo, quello che stavo cercando come chiusura della mia parte, chiamiamola divulgativa forse, perché mi ha dato la possibilità di avere delle basi solide proprio nelle preparazioni, disegno, avere una fluidità che non avevo mai potuto affrontare. Il discorso dell'arte per me è stato naturale il passaggio da questo a sviluppare un mio linguaggio. Mi sono proprio dedicato alla parte del traduito, prima iniziando sia durante la scuola sia successivamente. Oramai da 3 anni mi dedico invece a eseguire ritratti a pagamento nelle piazze principali. L'essere nomada fa parte della tua pratica artistica. Che significato ha per te essere un artista di strada? Prima di tutto abbiamo una cosa in comune, io mi considero un pertigante, che è il veneto per dire che vado in giro con la pertiga, che sono quei personaggi medievali che giravano e non avevano fissa dimora, no? La mia esperienza di vita è che sì, ho vissuto in Inghilterra, ovunque, e non ho mai avuto un fissa dimora. Il fatto di Milano, va bene, è vero, forse definitivo, ma al momento attuale è un'esperienza di qualche anno, però il fatto di vivere la strada dà la visione dell'umanità più che di Milano e del milanesi, anche se personaggi più o meno illustri son passati e abbiamo scambiato parola, dà un'apertura totale sull'umanità che, schermata dalle mie abitudini di crescita professionale, tutte queste cose qua, mi era un po' ecco perché, come dico, che sto facendo un percorso di crescita d'anima, perché questo incontro mi avvicina all'umanità. Dal ladro professionista al grande top manager, passano tutti da quelle parte. E anche su questo, questa esperienza mi ha dato molto, è stata molto, arrivate la sera, molto stanco, a prendere il tram per tornare a casa, vedo persona, chiamiamola disadattata, barbone, così, che parlava italiano in maniera stentata, con un accento forte, non so di quale paese, sicuramente più a oriente dell'Europa. E mi mima una cosa che mi vede con le mie attrezzature, il tavolino, cavalletta, no? Però non so per quale motivo mi mima, cosa tipo,
così, io gli dico: "Guarda che eravamo in mezzo a 1000 persone, voleva dire che lui mi aveva riconosciuto come persona da strada." Per me questo è stato un atteggiamento che ho riscontrato, devo dire, molte persone disadattate vedono in me quasi un appoggio, si vedono, parlano, a volte alcuni vogliono anche raccontarmi la loro vita. È un qualcosa che senza questa esperienza non potrei dirmi di stare che secondo me è una cosa. Qual è la tua opinione sugli altri artisti? Cosa ti piacerebbe condividere con la nostra community? Fermo restando che di persone che trattano, pensano o gestiscono arte ne vedo molte, ma di artisti ne vedo pochi. Fermo restando questo, sicuramente è la genuinità quello che manca più di tutto. Cioè, vedo molto spesso anche il giovane artista si focalizza tantissimo sulla tecnica, sulla qualità, sulla lunghezza, su dei dettagli dove il vero dettaglio forse sta nella genialità. Se quella è opera copiata, pirateggiata o segui la moda. Per me l'arte è impossibile che segua la moda. Cioè, se vuoi fare moda, vai moda. Quindi questo la dice lunga su come cosa e come che cosa penso dei critici che generano, diciamo, e catalogano le correnti artistiche e quant'altro, perché ci sono artisti e opere d'arte che parlano e altre no. Quello che io vorrei mettere a disposizione di chiunque schiaccerà follow questo canale è questo, quello di generare una community in cui io metto a disposizione, per quanto non è possibile e per quanto possa avere sviluppato un certo occhio clinico sulla naturalezza dell'espressione, dare ecco la mia visione sulle opere che voi mi sottoponete a questa community e dare il mio consiglio su come finalmente distruggere questo velo opaco della moda, va questo, va quell'altro e vedere anche all'interno del qualcosa di opaco quella luce e aiutare, a sviluppare, questa luce. È stato un percorso per me, dal punto di vista artistico, molto doloroso che molto spesso ho dovuto fare da solo e se avessi avuto più persone che mi davano i loro consigli, alcuni inutili, altri magari stupidi come saranno magari anche i miei, però comunque mi aiutavano mi hanno sempre aiutato a riflettere. E quindi voglio spendere un minuto a invitare tutti a seguire questo utilissimo strumento che abbiamo adesso a disposizione per conoscerci attraverso le opere e commentare l'uno all'altro, permettendoci magari di riflettere. Qual è il criterio con il quale scegli le persone che ritrai? E cosa pensi? Molto spesso sono loro a scegliere me e solo per diletto o per sviluppare nuove tecniche chiedo a dei modelli, delle modelle di fermarsi. Quello che penso che sto imparando è di non pensare e lasciare veramente libero quel dialogo che comunque di concentrazione che c'è tra me che ritraggo e la persona ritratta. Molto spesso, e sono i ritratti che spaccano, avviene questo legame, questo cordone per quei 15-20 minuti in cui io ritraggo la persona, vi è proprio un dialogo tra le anime che viene messo in questo caso sulla carta, no? Può essere matita, può essere una inchiostro ed è singolare come molte persone anche successivamente mi mandano messaggiano perché magari rimaniamo in contatto con i social e scoprono o
quando si rivedono scoprono un mondo emozionante intorno a quest'opera finita che è loro, ed è questo che è quello che ricerco, cioè mettere su carta queste emozioni di un incontro. Spesso avviene, non nascondo che non sempre avviene, e allora lì arriva fuori il mestiere, che un ritratto non si fa, però non sono quelli che mi rimangono nel cuore o che aggrediscono. Riguardo questo mi è successo invece quasi, posso dire con incidenza di età elementare del 50%, spesso mi capita invece che la persona ritratta si emozioni, cioè si senta riflessa o specchiata in quello che sta avvenendo, al punto tale di iniziare a riflettere su se stessa. E ho avuto anche dei casi di persone che si sono messe particolarmente emozionate, si sono messe a piangere o cose. Lo ritengo anche una qualcosa di bello, naturale. Una società in cui molto spesso si perde magari il senso e lo specchiarsi, e se non è rispecchiare se stesso, ma è vediamo se il mio modello di riferimento o la modella di riferimento, io ci assomiglio, cosa posso fare per somigliarsi. Ecco, nel momento in cui invece si è con se stessi, diventa un qualcosa di profondo, importante. Con la mia arte c'è. Ultima domanda di rito. Che consiglio daresti a un giovane artista che inizia adesso il suo cammino? Molto spesso faccio i ritratti in brera, quindi non dico riconoscerli tutti, ma molti studenti, qualche docente che ho avuto il piacere di parlare di arte. Il consiglio è molto, volendo, semplice e banale, è quello di essere se stessi e cercare se stessi. Prima parlavo di rispecchiamento reale, cioè non specchiarsi per dire come e quanto manca per il mio modello, no? Godere il proprio modello, svilupparsi, coltivarlo, arrabbiarsi, spaccarlo e ricostruirlo da capo. Se posso dare il mio consiglio, è quello di sviluppare il proprio linguaggio, qualunque esso sia. Grazie mille Sergio per la fiducia e soprattutto per aver condiviso con noi la tua esperienza e il tuo percorso. Per qualsiasi altra informazione lascio il profilo di Sergio nella nostra caption. Per tutti i nuovi episodi ci rivedremo nel prossimo mese e ci piacerebbe molto sapere i vostri commenti, che cosa ne pensate di Sergio e del suo lavoro. Lo trovate a Milano nei dintorni o chissà per il mondo. Grazie ancora. Grazie a voi e mi raccomando di seguire questo canale.